Amici, bentrovati, un video al volo. Sto travasando il Fragmipedium Wossen in un vaso di terracotta. Volevo semplicemente farvi vedere in pura fibra di cocco che specialità di radici abbiamo. Non lo posso girare tanto il vaso perché tra breve mi cadrà giù tutto, perché la fibra di cocco rimane molto spugnosa e non so ancora come faccio a fare il video. Guardate quante radici, guardate. Questa è fibra di cocco pura, voglio fare un... non lo metto dritto, scusate, ma se lo metto dritto precipita tutto. Guardate quante radici, guardate i peletti caratteristici delle radici, guardate che roba. Era in vaso di plastica questo qui, passerò a un vaso da 19 in terracotta, e fibra di cocco e pietra pomice, fibra di cocco e pietra pomice già preparata, conservata nel sacchetto giallo giusto per poter dare un po' più di umidità. Le radici sono tantissime, non so se riesco a farvi vedere, ho paura che muovendolo mi viene giù tutto il pezzo. Lo metto nel vaso di terracotta per un semplice motivo, perché scusate l'immagine, ma devo muovermi molto delicatamente perché si tiene compattata la fibra solo perché c'è la radice che me la tiene unita. Guardate quante punte attive. Vedete che la fibra di cocco, questa è fibra di cocco pura, questo fa parte del mio primo step in cui ho fatto la scoperta della fibra di cocco per le orchidee. Questa è mesi oramai che sta lì dentro e voglio fare un aggiornamento maggiore. Il vaso terracotta forse è un po' troppo grosso, però non sono riuscito a trovare la misura che mi serviva. Questo è un 19 e precedentemente stava su un 14, forse è troppo grosso, però giocherò sul fatto che non lo riempio fino in fondo e cercherò un attimo di mettere il tutto all'opera. Poi vi farò vedere, era solo per aggiornarvi che ecco, le radici ce ne sono tantissime, tutte verdi, guardate quanti pellettini. I pellettini, quando dicono no, il Fragmipedium e Palpeopedilum si nutre con i pellettini, sono questi, no, con cui tira fuori il nutrimento, con cui tira fuori il tutto. Allora, diciamo che stava nel vaso di terracotta e nel vaso di plastica, quindi l'umidità era maggiore. Nel vaso di terracotta dovrò bagnare sicuramente di più. Mi metto al lavoro e poi vi farò vedere il lavoro finito, cercando di metterlo giù. Vedete quanto spazio c'è tra un pezzo e l'altro, tra il vaso vecchio e quello nuovo c'è parecchio spazio. Cercherò di comunque sia di non rompere innanzitutto il tutto e poi di metterlo un po' a dimora. Ha fatto tantissime radici, ancora non mi ha fiorito, c'è qualche puntina, chissà se la troppa umidità, non lo so. Adesso vediamo un po' quello che posso fare per cercare di, vedete qualche foglia, per cercare di dare un po' assestamento a questa pianta. Andiamo avanti. Allora, il lavoro è fatto, eccolo qua, è diventato un vasettone gigante rispetto a quello che è la pianta. E aspetteremo che fa qualche fiore. Qui ci sono dei getti nuovi, quindi qualcosa farà. Ha fatto tantissime radici e va bene, io sono amante delle radici. Allora, diciamo che il vaso per i Fragmipedium, se è un pochino più profondo, è meglio. Li ho comprati proprio ieri e quindi siamo riusciti a metterlo su un vaso da 19. Diciamo che è tanto passare dal 14 al 19. Sicuramente la pianta rimarrà ferma per un periodo di tempo perché dovrà colonizzare bene il vaso. La fibra di cocco asciuga tantissimo e quindi immaginate sul vaso di terracotta quanto più dovrò bagnare la pianta. Quindi abbiamo fatto dalla fibra di cocco pura che era prima, siamo arrivati a fibra di cocco mixata con la pietra pomice che vedete qua. In più il vaso di terracotta aiuterà a traspirare. Dovrò bagnarla tanto, ma l'obiettivo mio del vaso di terracotta era non perché volessi fare chissà cosa, ma perché vorrei provare a metterli fuori un po'
fuori, sempre riparati, perché la fibra di cocco non può stare a cielo aperto perché va monitorata, cioè non potete lasciarla a cielo aperto perché può darsi che 3 giorni piove di fila, si inzuppa tantissimo e poi magari se vi dimenticate di dar l'acqua a fare dei danni nella fibra di cocco è un attimo, quindi diciamo che una fibra di cocco è un substrato da interno, possiamo portarlo all'esterno, l'importante è che non sia, ecco, a contatto diretto con quello che viene su dal cielo, perché sennò rischiamo di darne troppa o poca. Diciamo che va data con cadenza molto ma molto regolare, perché è un substrato che asciuga. Bene, spero di avervi fatto vedere una cosa di vostro gradimento. Oggi non volevo lasciarvi senza documentare quello che stavo facendo perché le radici meritavano davvero. Buona giornata, grazie di avermi seguito, a presto, al prossimo video.